Now you will hear an interesting story in Italian with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text in its translation via the link in the video description. Matrimonio pronto. Lara si sveglia la mattina. Il sole entra nella sua stanza. La sveglia suona. Lei apre gli occhi e sorride. Lara è una donna giovane. Ha 28 anni. Lavora come organizzatrice di matrimoni. Aiuta le persone ad avere un giorno di nozze bello. Ha i capelli lunghi e castani e gli occhi grandi. Le piace il suo lavoro, ma a volte è stanca. Oggi è un giorno speciale per Lara. Ieri una coppia chiamata Alex e Sofia ha parlato con lei. Vogliono un matrimonio speciale. Vogliono tutto perfetto. Lara sa che devono parlare di molte cose. Il luogo, i fiori, la musica, il cibo, le decorazioni e piccoli dettagli come i nastri. Lara si prepara veloce. Indossa pantaloni chiari e una camicia bianca. Nella sua borsa mette il quaderno, il tablet e la sua penna preferita. Ama la sua penna dorata. Lavora sempre con quella. Lara va in ufficio, ma prima si ferma in un bar. Ordina un cappuccino e un cornetto. Il barista si chiama Marco. Lui prepara il suo caffè. Lara guarda il suo programma del giorno. Si sente un po' nervosa. È sempre nervosa prima di incontrare nuovi clienti. Lara esce dal bar. Respira profondamente. Sorride. Pensa, oggi sarà una bella giornata. Per lei, ogni matrimonio è una storia d'amore che aiuta a raccontare al mondo. If you want to learn real Italian through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. In ufficio, Lara vede Alex e Sofia. Loro l'aspettano. Sono seduti su un divano. Sofia tiene il telefono in mano. Alex guarda una rivista di matrimoni. Lara sorride e va da loro. Ciao, Sofia. Alex, siete pronti a parlare del vostro matrimonio? Dice lei. Oh sì, dice Sofia. Si alza in piedi. Lara, voglio che il nostro matrimonio sia il più bello del mondo. Voglio colori rosa e oro. Voglio tante macchine bianche con musica di violino dal vivo. E voglio farfalle nel cielo quando diciamo sì. Lara è sorpresa ma sorride. È abituata ai desideri speciali dei clienti. Alex alza le spalle. Voglio che Sofia sia felice. Ma forse niente farfalle nel cielo? È molto difficile. Sofia fa una faccia triste. No, voglio le farfalle. È il mio sogno. Lara prende il suo quaderno e scrive tutto. Sorride e dice: va bene, Sofia. Possiamo provare. Forse possiamo usare bolle di sapone o nastri colorati invece delle farfalle. Sofia pensa: forse. Ma prima mostrami foto di luoghi per il matrimonio. Voglio qualcosa di magico. Lara apre il suo tablet. Mostra foto di castelli, spiagge e campi con fiori. Sofia dice wow tante volte. Alex resta in silenzio e sospira. Lara sa che avrà tanto lavoro, ma ama il suo lavoro. Le piace rendere i sogni realtà. Lara e Sofia sono sedute a un grande tavolo nella sala riunioni. Alex è lì anche lui, ma sembra un po' stanco.
Lara accende il suo tablet e mostra foto di luoghi per il matrimonio. Bene, vediamo alcuni posti, dice lei. Questo è il primo posto, un bel castello antico. Ha una grande sala, un giardino con fontane e vista sulle montagne. Sofia dice wow. Oh, è come una favola. Ma voglio più natura, dice Sofia. Lara mostra la foto successiva. Va bene. Questo è il secondo posto, un matrimonio sulla spiaggia. Sabbia bianca, mare blu e tramonto. Possiamo mettere un arco di fiori sulla spiaggia. Gli occhi di Sofia brillano. È molto bello. Ma la sabbia può sporcare il mio vestito. Alex annuisce. Sì, e il vento sulla spiaggia è spesso forte. Lara sorride e mostra un'altra foto. Questo è il terzo posto, un campo di lavanda. In estate è tutto viola e profuma molto bene. È bello e speciale. Sofia guarda lo schermo e resta in silenzio. Un campo di lavanda. È molto romantico. Mi vedo camminare tra i fiori con il mio vestito bianco. Alex sorride. Sì, è davvero bello. E non c'è sabbia dappertutto. Lara scrive veloce nel suo quaderno. Campo di lavanda preferito. Bene, terremo questo posto come preferito. Ma dobbiamo vedere quando fiorisce la lavanda e se possiamo affittare il campo. Sofia annuisce felice. Sì, voglio un matrimonio nella lavanda. Lara si sente un po' felice. Una decisione importante è fatta. Ma ci sono ancora tante cose da fare. È mattina. Lara è alla sua scrivania in ufficio. Scrive email alle persone che lavorano nei matrimoni. All'improvviso, il telefono suona. Lara, ciao. Sono Carina, la tua fiorista, dice una voce preoccupata. Ciao, Carina. Che succede? Chiede Lara. Abbiamo un problema. Le rose rosa chiaro che Sofia vuole sono finite in negozio. Abbiamo solo rose rosa forte. Che facciamo? Lara sente il cuore battere forte. Sa che Sofia ama il colore rosa chiaro. Oh, Carina. Dammi 5 minuti. Ti richiamo. Lara chiude gli occhi e respira profondo. Sa che un matrimonio senza i fiori giusti può rendere triste la sposa. Chiama subito Sofia. Ciao Sofia. Abbiamo un piccolo problema. Le rose rosa chiaro sono finite. Abbiamo solo rose rosa forte. Forse possiamo scegliere un altro colore? O mescolare le rose con fiori bianchi? Sofia grida. No. Odio il rosa forte. È troppo acceso. Voglio un colore delicato. Lara pensa. Poi ha un'idea. Sofia, posso ordinare peonie o ranuncoli. Hanno lo stesso colore delicato. Sono molto belli e romantici. Sofia resta in silenzio. Ranuncoli. Sono belli? Molto belli. Grandi, delicati, perfetti con la lavanda. Sofia sospira. Va bene, facciamo i ranuncoli. Ma devono essere rosa chiaro. Lara sorride. Perfetto, Sofia. Sarà tutto bellissimo. Chiama subito Carina. Carina, ordina ranuncoli rosa chiaro. Salviamo il matrimonio. Carina Wide. Lara. Sei magica. Lara chiude la telefonata e sorride. Un altro problema è risolto. È il giorno per assaggiare le torte di matrimonio.
Lara va con Sofia e Alex in una pasticceria. Nell'aria c'è odore di vaniglia e cioccolato. Anna, la proprietaria della pasticceria, li accoglie con un sorriso. Buon pomeriggio. Sono pronta a farvi vedere le nostre migliori torte, dice lei. Sul tavolo ci sono 3 torte. La prima è alta, con crema bianca e fiori di zucchero. La seconda ha strati di cioccolato e frutti sopra. La terza è leggera, con crema al limone e colore dorato. Sofia guarda le torte e pensa: voglio una torta bella e buona. E il colore deve essere delicato per il nostro matrimonio, dice lei. Anna taglia pezzi di tutte le torte. Assaggiate, per favore, dice Anna. Sofia prova la prima torta e sorride. È buona, ma forse troppo dolce. Alex prova quella al cioccolato. Questa è molto buona, ma il cioccolato fondente non è un colore delicato, dice lui. Sofia prova la torta al limone. I suoi occhi brillano. Oh, che sapore delicato! E il colore è bello, come lo champagne. Lara, cosa ne pensi? Lara annuisce. La torta al limone è fresca e speciale. Starà benissimo nelle foto con la lavanda. Anna sorride. Ottima scelta. Posso fare una torta al limone a 3 piani e decorarla con fiori rosa e bianchi. Sofia batte le mani. Sì, voglio questa torta. Lara scrive una nota nel suo quaderno e si sente felice. Un altro dettaglio del matrimonio è pronto. Alex dice piano: la cosa più importante è che io abbia un pezzo di torta al matrimonio. Tutti ridono. If you're enjoying this content and want to take your Italian to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning Italian simple and enjoyable. You can find the link in the description below. È sera. Lara è a casa e beve tè. Si gode un momento di tranquillità. All'improvviso il telefono suona. Vede il nome del DJ Thomas. Lara, è terribile. Grida Thomas. La mia attrezzatura musicale è rotta. Non posso mettere la musica al matrimonio di Sofia e Alex. Mi dispiace tanto. Lara quasi lascia cadere la tazza. Thomas, com'è possibile? Il matrimonio è tra solo 2 settimane. Lo so, ho controllato tutto, ma ieri la mia attrezzatura ha smesso di funzionare. La macchina nuova non arriva in tempo. Lara chiude gli occhi. Un matrimonio non può esserci senza musica. Il ballo, l'ingresso della sposa e il primo ballo hanno bisogno di musica. Va bene, Thomas. Penso a cosa possiamo fare. Chiude la chiamata e chiama subito Sofia. Sofia, ho una notizia. Thomas non può lavorare al tuo matrimonio. La sua attrezzatura è rotta. Sofia grida. Cosa? Ma io voglio ballare il primo ballo bello. È la mia canzone preferita durante le promesse. Lara parla piano. Risolvo io. Dammi un giorno. Conosco un musicista, Lucas. Ha suonato al matrimonio della mia amica. È molto bravo e ha la sua attrezzatura. Lo chiamo io. Sofia singhiozza. Lara. Grazie. Sono molto preoccupata. Non preoccuparti, Sofia. Salverò il tuo matrimonio. Andrà tutto bene. Quando la chiamata finisce, Lara chiama subito Lucas. Sa che lavorerà anche stanotte per trovare una soluzione.
ma non si arrende mai. Dopo una giornata lunga, Lara esce tardi dall'ufficio. La città ha tante luci. Cammina piano per la strada. Pensa a tutto quello che deve fare per il matrimonio di Sofia e Alex. All'improvviso si sente un po' triste. Lara aiuta sempre gli altri ad avere un giorno felice, ma lei non ha amore per se stessa. Ricorda le sue vecchie relazioni. Il suo ultimo ragazzo, Daniel, lavorava anche lui nei matrimoni, ma era troppo occupato per avere una relazione. Lara sospira. A volte sente di poter organizzare tutto: fiori, musica, torte, decorazioni, ma non l'amore per se stessa. Entra in un piccolo bar e ordina un tè. Al tavolo vicino, un uomo le sorride. Si chiama Lucas. È il musicista che ha chiamato qualche giorno fa. Lara, ciao, dice lui. Sembri stanca. Ciao, Lucas, sorride lei. Ho tanto lavoro, ma sono felice di vederti. Tu mi aiuterai al matrimonio di Sofia e Alex. Certo, Lara, per te tutto, dice Lucas. A proposito, magari un giorno andiamo al cinema? O facciamo una passeggiata? Lara è sorpresa. È tanto tempo che non sente parole così. Il suo cuore batte più forte. Forse. Perché no? Dice piano. Lucas sorride ancora di più. Perfetto. Ma prima salviamo il matrimonio. Lara ride. Si sente calda e piena di speranza. Forse anche per lei inizierà una nuova storia d'amore. È mattina. Lara arriva presto in ufficio. Si sente stanca dopo una notte senza dormire, ma è felice perché Lucas ha detto sì per suonare alla festa di nozze. Sofia e Alex arrivano un po' dopo. Sofia parla veloce con voce preoccupata. Lara, non ho dormito tutta la notte. Ho paura che la musica non sia giusta. Ogni canzone è importante per me, per le promesse e per il primo ballo. Lara sorride e mette la mano sulla spalla di Sofia. Andrà tutto benissimo. Lucas è pronto. Oggi porterà la lista delle canzoni così puoi scegliere. In quel momento Lucas entra nella stanza. Ha un tablet in mano. Buongiorno, amici, dice lui. Ho una lista di canzoni per il vostro matrimonio. Ascoltiamo. Sofia sembra più tranquilla e annuisce. Lucas mette una melodia dolce. Una musica bella riempie la stanza. Sofia chiude gli occhi e sorride. Questa è la mia canzone preferita. La voglio per il primo ballo. Alex abbraccia Sofia. Andrà tutto benissimo. La cosa più importante è che tu sia felice. Lara scrive appunti sul suo quaderno. Quindi la prima canzone è scelta. Lucas, possiamo aggiungere un'altra canzone per le promesse? Certo. Lara, farò di tutto perché questo matrimonio sia perfetto, dice Lucas e guarda Lara un po' più a lungo del solito. Sofia lo vede e sorride furba. Lara, credo che presto organizzerai il tuo matrimonio. Lara ride. Ma dentro sente calore e speranza. Forse anche per lei sta arrivando una nuova felicità. È il giorno del matrimonio. La mattina Lara arriva nel campo di lavanda. Il sole splende e l'aria profuma di fiori. Lara cammina tra i tavoli e controlla ogni dettaglio.
I nastri sulle sedie sono belli, i fiori sono freschi e la torta aspetta in una tenda fresca. Sofia arriva con il suo vestito bianco. I suoi occhi brillano di felicità. Lara, è tutto così bello. Grazie. Dice e abbraccia Lara. È il tuo giorno, Sofia. Meriti il matrimonio più bello, risponde Lara. Gli invitati iniziano ad arrivare. La musica comincia a suonare. Lucas è al tavolo della musica e sorride. Inizia la cerimonia. Sofia e Alex stanno nel campo di lavanda. Sofia piange un po' quando dice le sue promesse. Alex le asciuga le lacrime piano. Dopo la cerimonia, tutti applaudono. Lara respira con sollievo. La sera inizia il primo ballo. Lucas mette la canzone preferita di Sofia. Lei e Alex ballano con la musica dolce. Gli invitati li guardano e sorridono. Poi iniziano i balli divertenti. Tutti ridono, cantano e battono le mani. Anche Lara balla un po' con Lucas. Lui le sussurra all'orecchio: sei meravigliosa. Forse presto organizzeremo il tuo matrimonio? Lara ride e arrossisce un po'. Vedremo. Lucas. Ma prima dobbiamo mangiare la torta. A mezzanotte le persone fanno volare bolle di sapone nel cielo invece delle farfalle. Le bolle brillano di molti colori sotto le luci. Sofia è molto felice. È anche più bello delle farfalle, dice lei. Lara guarda le persone che sorridono e si sente felice. Sa che questo giorno resterà nella memoria di tutti come un giorno di vero amore. Il giorno dopo il matrimonio, Lara arriva in ufficio un po' più tardi del solito. È stanca, ma i suoi occhi brillano di felicità. Seduta alla sua scrivania, pensa al giorno prima, le risate degli invitati, la musica, le lacrime di gioia di Sofia e Alex, le bolle di sapone nel cielo di notte. Tutto è stato perfetto. Qualcuno bussa alla porta. Sofia e Alex entrano nell'ufficio. Sofia sorride con un grande sorriso. Lara, siamo venuti per dirti grazie. Il matrimonio è stato più bello dei miei sogni, dice lei. Alex stringe la mano a Lara. Ci hai resi felici, Lara. Lara sorride. Per me, la cosa più importante è vedervi felici. Sofia dà a Lara un piccolo mazzo di lavanda. Questo è per te, per ricordare sempre il nostro matrimonio. Lara prende i fiori e sente il profumo dolce della lavanda. Grazie, cari amici miei. Non dimenticherò mai questo giorno. Quando Sofia e Alex se ne vanno, Lara si siede al computer, vede nuove email che l'aspettano. Una ragazza scrive che vuole un matrimonio in stile favola nel bosco. Un'altra sogna una festa in una grande casa antica. Lara sorride. Ogni matrimonio è una nuova storia. Nuove facce, nuovi sogni, nuove emozioni. In quel momento, sullo schermo del telefono appare un messaggio di Lucas. Ciao Lara. Magari andiamo al cinema venerdì? Lara ride. Scrive subito. Sì, Lucas. Perché no? Si appoggia allo schienale della sedia e pensa che la sua vita sta diventando sempre più bella. Aiuta gli altri a trovare la felicità. E forse anche la sua felicità è vicina. If you find this helpful, please like and subscribe,
it really helps the channel grow.